Ed eccoci di nuovo a Cascina, dove si viene per le famose brioscine con la marmellata di Corbezzo del Valdarno. Lo stai dicendo, eh? Mm. E lei si va a fare il cammino delle Vicelle, va? Ah, non si viene per le brioscine? No, mangiala. Vabbè, mangio. Guarda che bella giornata, noi si cammina e voi perché non vi iscrivete al canale? Su, è anche gratis, aiutateci a farlo crescere. E in cammino. Siamo tornati a Cascina, si riattraversa l'Arno e si va in direzione di San Giovanni dell'Avena, dove abbandoneremo l'Arno per deviare verso sinistra e verso Vico Pisano. Una bella giornata persa, limpida, ma fredda. Siamo di nuovo sull'argine e si sta levando il sole. L'erba è bagnata, però pazienza, cose che capitano a camminare d'inverno la mattina presto. Siamo a Cucigliana, deserta. La torre campanaria è qua e la chiesa è là, altro che Veneto e la riforma di San Carlo Borromeo. Qua addirittura gli ha messo decine di metri di distanza. È chiusa, pazienza. Lasciamo la strada di Cucigliana e ritorniamo sull'argine per un breve tratto fino a San Giovanni all'Avena, che è qua avanti. Quanti belli uliveti che abbiamo incontrato, e ora si sta per entrare a San Giovanni all'Avena con la nebbia. Buongiorno, dai, 2 in cammino. Oggi è l'ultimo giorno dell'anno, di questo 2021 che ci ricorderemo per lungo tempo. E oggi completiamo Il cammino dei Navicelli. Siamo partiti da Cascina e arriviamo a Alto Pascio. magari togli la mascherina, che tanto qua siamo No, isolati. c'è il naso rosso. C'ha il naso rosso e ha freddo. La mascherina in alcuni casi è buona anche per il caldo. Allora, abbiamo già passato San Giovanni all'Avena, ora siamo qua su una bella sterrata. Ecco, io consiglio quando arrivate a San Giovanni all'Avena dall'Argine di scendere dall'Argine e attraversare il paese, perché la traccia si fa un po' confusa, vi fa passare, non capisco dove. Secondo me sbucate in un fosso sotto i ponti, non so come fareste da poi arrampicarvi sulla strada. E niente, davanti a noi abbiamo Vico Pisano, questa cittadina che è stata al centro di lotte tra Pisa e Firenze. È un importante centro militare, probabilmente incastellato già nel IX secolo, ad opera di chi? Maranelli. No, gli Obertenghi. Gli Gli Obertenghi gli antenati dei Malaspina, sempre loro, colpo di scena, caramba che sorpresa. Se avete visto il nostro video sull'anello medievale in Lunigiana saprete già di questa parentela tra Obertenghi e Malaspina, per cui edificarono questa rocca che però era imposta in posizione sfavorevole perché è ai piedi della collina, e per cui nel 1330 venne ingrandita, ma all'inizio del 1400 fu espugnata dai fiorentini. Solo che i fiorentini incaricarono il Brunelleschi, sì, il Brunelleschi di costruire una nuova rocca. Lui la fece in cima alla collina e non, e non alla base. E per cui la conquista di Vico Pisano ad opera dei fiorentini gli aprirono la strada alla conquista poi di Pisa, che alla fine i fiorentini conquistarono Pisa
e il suo contado, che riuscì a ribellarsi solo nel 1495, però rimase indipendente per tre anni, poi fu ingrovata nel Granducato e poi rimase lì fino all'unità d'Italia. Nel Granducato rimase fino all'unità d'Italia. E niente, ora noi cammiamo verso Vico, vedremo se si può fare una bella ripresa della Rocca e del Palazzo Pretorio, perché la giornata è bella ma si è alzata la nebbia e fa freddo. Camminiamo per scaldarci, va? Le colline, la nebbia e in lontananza un ululato. Siamo in Transilvania o in Valdario? Non ho capito. Vico Pisano. Ora si va a vedere la Rocca. Palazzo Pretorio, che è di fianco alla Rocca. Noi ci abbiamo scherzato, ma la brioscina di Cascina merita, gonfia a zibilla di crema, come dici tu. La stiamo mangiando qui a Vico Pisano, abbiamo fatto una bella giornata sulla Rocca e adesso ci rimettiamo in cammino. E là in fondo c'è anche un'ara, una tomba sollevata. Vediamo se è aperta la chiesa. La pieve di Santa Maria a Vico Pisano del X secolo. Questa è opera Cardinal Maffi, non so cosa sia, qualcosa per i fanciulli, a giudicare dalla statua. Forse era un ex orfanotrofio, casa del fanciullo. E lì Vico Pisano ha i suoi figli, il monumento ai caduti, un monumento ai caduti. E adesso noi ora andiamo in quella direzione. E questo è l'altro lato della fortezza con le mura in basso. E ora noi andiamo là dove il fosso della Serezza e il canale della Tromba si incontrano. Cosa succede in quel punto non lo so, vedremo. La torre delle quattro porte a Vico Pisano, quattro archi. Sì. Uno è chiuso da un cancello, è il cortile di qualcuno adesso. E da qui si sale su alla Rocca, là in alto. Salutiamo la Rocca di Vico Pisano e prendiamo questa bella strada sterrata che ci porterà in direzione di Buti. La conclusione della terza tappa e l'inizio della quarta, perché oggi 3 tappe in un giorno solo, perché le vacanze sono quelle che sono, ma ce la possiamo fare, tanta è la voglia di arrivare sulla Francigena. Ci stiamo riscaldando un po', adesso andiamo all'ombra, prima era un sole, forse zitti che forse si sta levando sta accidente di nebbia.
Oh, adesso si è trasformata nella giornata di ieri. Ci ha messo un po'. Ci ha messo un po', col caldo, sole. Però siamo ancora belli coperti. Ieri a quest'ora avevamo già cominciato a togliere qualche strato. Vabbè, vediamo più avanti. Passato Cascine dei Buti si prende questa sterrata, perché siccome ha piovuto tanto nei giorni passati è un po' infangata, c'è qualche buca, però non è male. E qui abbiamo il fosso della Serezza che si butta nel canale di Bientina, che il fosso della Serezza a quanto pare è più pulito del canale di Bientina, perché ha già quel bel colorito dell'Arno il canale di Bientina. Color Arno o color Po, non so come volete chiamarlo, nella carta Pantone dei fiumi. Per cui prima tappa abbiamo costeggiato i Navicelli, nella seconda abbiamo costeggiato l'Arno e adesso nella terza abbiamo costeggiato ancora un po' di Arno e adesso nella quarta ci faremo accompagnare per un po' dal canale di Bientina. Oggi chiamiamo in gloria il fatto che ci sia poca ombra sul cammino. Mamma mia, sì. Ecco, un cammino che Freddo. forse da fare a primavera e autunno, escluderei l'estate perché c'è veramente poca ombra, pochissima ombra, sareste sempre al sole. Siamo quello del Monte Cucco e ora noi ci stiamo dirigendo verso il bosco, la riserva naturale del bosco di Tanali, e poi più avanti c'è l'Osi WWF del Bottaccio e poi passeremo il lago della Gherardesca e infine ci troveremo a Pozzeveri, poi da lì, dopo aver visto la badia in che stato è, perché l'ultima volta che l'abbiamo vista era piena di impalcature, come la troveremo questa volta, e poi Altopascio. Siamo a 16 km dall'arrivo. Yeah! Potete vedere il territorio è molto acquitrinoso. Là dietro c'è anche un impianto di idrovore. Tutto questo fango non è solo perché ha piovuto nei giorni scorsi, perché in realtà tutta questa zona era una palude. Tant'è che c'è da parlare della battaglia di Altopascio. Dovete sapere che nel 1325 un nobile lucchese, Castruccio Castracani degli Antelminelli, l'hanno chiamato così, poverino, ci doveva fare, ingaggiò battaglia contro i fiorentini, perché i lucchesi erano ghibellini e i fiorentini erano guelfi. Quando non andavano per le scatole pisane, andavano per le scatole ai lucchesi, a quanto pare. E per cui c'era l'esercito fiorentino, era guidato dal capitano della guardia papale, e si scontrarono appunto ad Altopascio nel 1325. C'è da dire che Castruccio aveva anche degli alleati, Cangrande della Scala, di cui magari abbiamo parlato un po' sulla Postumia, e anche i Visconti, che alleati più che altro erano stati pagati per venire in soccorso dei lucchesi. Per cui Castruccio comunque ingaggia battaglia con i fiorentini vicino a Altopascio. I milanesi non ci sono, lui perde, per cui i fiorentini si prendono Altopascio e lui deve scappare. Allora cominciano a fortificare Altopascio, per poi accorgersi che è una pessima zona perché è insalubre, è acquitrinosa, ci sono le zanzare, c'è di tutto, malattie, per cui cercano di spostarsi. E allora Castruccio fa un po' di guerriglia, ogni volta che questi cercano di spostarsi, che magari mandano squadre di foraggiatori oppure di ingegneri per costruire nuove fortificazioni in un altro punto prima di spostare il campo, e lui li intercetta e li mette in fuga. E cosa fanno intanto i milanesi? Allora Azzo Visconti, che era il nipote del duca di Milano, arriva a Lucca con l'esercito, e solo che prima di andare in battaglia chiede che gli venga pagato il soldo, e mi dicono che è difficile, che sia abbastanza difficile cavare soldi dai lucchesi. Non so come mai, io non ho
non ho avuto il piacere di conoscere nessun lucchese, e per cui i lucchesi tendono a temporeggiare, e solo che Castruccio ha bisogno dei rinforzi, perché altrimenti, ecco, cavolo che schioda i fiorentini da Alto Pascio. E alla fine i lucchesi sono costretti a pagare 25.000 fiorini ad Azzo Visconti per farlo finalmente scendere in battaglia. Tra l'altro, siccome si era anche un po' stufato questo di aspettare, per convincerlo a fare in fretta, guarda qui che acquitrini, per convincerlo a farlo in fretta, gli mandano le più belle donne di Lucca, tra cui la moglie di Castruccio Castracani. Per cui pensate, questo povero diavolo è a ingaggiare battaglia con i fiorentini, e i maggiorenti lucchesi gli mandano la moglie a far compagnia ad Azzo Visconti. Alla fine non so cosa abbiamo combinato, però le donne lucchesi riescono a sortire l'effetto. Azzo Visconti va in soccorso di Castruccio Castracani, finalmente affrontano i fiorentini, li sconfiggono e li mettono in fuga. E questa è la battaglia di Alto Pascio del 1325.